Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli, tendenze energetiche generali, grazie, per i primi 15 giorni di gennaio 2023. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dei gemelli. È una carta di forte introspezione, è una carta che parla di ricerca interna, di autoanalisi, è una carta che mi invita a ricercare la vostra verità fondamentalmente, quello che è valido per voi, quello che vi fa star bene, vi fa sentire magari al sicuro. È un po' come un'autovalutazione, un rivalutare, fare il punto della situazione e dire ok, sono a questo punto, cosa si può migliorare, dove posso andare più a fondo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di più oroscopi, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link al corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio 2023. In quel video spiego il programma del corso e le modalità di svolgimento, poi nel caso abbiate bisogno di più informazioni potete sempre contattarmi via mail. Vi ricordo che le iscrizioni per il corso saranno chiuse il 15 di gennaio. Bene, allora cominciamo con un 3 di bastoni, un fante di spade, un 3 di pentacoli, un 9 di pentacoli, un fante di bastoni, un 3 di spade e un 7 di coppe, ragazzi. Allora, vi devo dire che quando c'è il 3 di bastoni si prospetta una sorta di progetto in stato di avanzamento piuttosto che di viaggio programmato, o è come se ci fosse una sorta di percorso iniziato da poco, o magari per qualcuno è un progetto appunto che sta prendendo piano piano forma, perché abbiamo anche un fante di spade, mi parla di qualcuno che sta studiando, mi parla di qualcuno che sta cercando di ampliare il raggio d'azione per certi versi. In effetti qui vedo anche questo 3 di pentacoli che potrebbe parlare di collaborazioni, magari state cercando di capire come potreste allargarvi da un punto di vista lavorativo, magari da un punto di vista delle amicizie. Lo sento più lavorativo, ma ognuno di voi lo applichi poi alla propria realtà. Abbiamo poi anche un 9 di pentacoli ed è una carta che normalmente parla di indipendenza e amor proprio. E abbiamo anche un fante di bastoni. Quindi fate attenzione perché ho come la sensazione che qui ci sia da lavorare su quello che è veramente giusto e amorevole per voi, perché quando c'è il 3 di pentacoli l'energia è sempre di qualcuno che non si sente abbastanza. E vedendo questo fante di bastoni che parla di una persona egoista che potrebbe entrare, e questo fante di spade che potrebbe essere o una persona che c'è già nella vostra vita, che comunque esprime un'energia un po' troppo idealista, fate attenzione perché potrebbe arrivare qualche tipo di sorpresa non proprio gradita. È come se ci si rendesse un po' conto con questa persona o con queste persone, perché potrebbero anche essere due persone diverse, che ci sono state un po' troppe cose date per scontato piuttosto che un po' come vi sì, con tendenza a essere illusioni piuttosto che possibilità effettivamente concretizzabili. Andiamo a vedere con i tarocchi, i mini tarocchi di dare qualche sfumatura in più. Io intanto vi ricordo che ho già pubblicato le letture per il 2023. Sono 4 letture, una generale, una sull'amore e gli affetti, una sulla crescita spirituale e l'altra sul lavoro e le finanze. E trovate tutto nelle playlist del canale. Abbiamo la sacerdotessa e nuovamente questo 3 di pentacoli, ok? Quindi qui si tratta, come vi dicevo, di una collaborazione,
o di qualche tipo di progetto che state comunque cercando di mettere in pratica con qualcuno. La sacerdotessa vi dice di ascoltare l'intuito, ragazzi. Andiamo a vedere il Fante di Spade, perché credo che vi vogliano dire di non fidarvi troppo di questa persona, anche se è un grande amico, anche se è una persona che conoscete da tanto tempo. Questo non vuol dire che la persona abbia cattive intenzioni, fate attenzione, ma semplicemente può anche essere che la persona non abbia considerato determinati fattori e che quindi abbia un punto di vista limitato sulla situazione, su quello che potrebbero essere le possibilità di espansione. Quindi non date per scontato niente. La carta del Fante di Spade vi invita a controllare tutto nei minimi dettagli, ok? Guardate, se non fosse una situazione lavorativa potrebbe essere una persona che ritorna dal passato dopo tanto tempo e può essere un amico o un'amica, una persona con la quale, perché sono due carte di forte purezza e genuinità d'animo. Andiamo a vedere il 3 di Pentacoli. Abbiamo un 4 di spade e un cavaliere di coppe. Voglio un'altra carta. Se avete in testa una promozione o questo progetto che magari state già cercando di far partire ma non sapete bene con chi, qui il suggerimento delle carte è di fare qualche cosa perché non state facendo molto per riuscire ad arrivare a quel tipo di risultato, a quel tipo di contratto, a quel tipo di lavoro, a quel tipo di collaborazione. C'è la carta del 4 di spade, è una carta che indica un po' passività, ed è come se in qualche modo state aspettando che vi facciano un'offerta, ma qui in realtà sento che avete bisogno di prendere un po' in mano la situazione. Andiamo a vedere con questo il 9 di... 9 di pentacoli abbiamo la morte al contrario, il 10 di pentacoli al contrario, il 9 di bastoni al contrario, l'8 di spada al contrario. Credo che qui il vostro timore sia di, diciamo, pestare i piedi a qualcuno. Però ragazzi, con il 9 di bastoni al contrario e il 9 di pentacoli, che tra l'altro sono due 9, l'eremita è un 9, che sono carte di iniziazione, qui c'è bisogno di imparare a dire la vostra, imparare a difendervi, non farvi mettere sotto da certi tipi di pensieri. Dovete farvi un po' sentire, secondo me, controllare bene e dire no, scusa, aspetta un attimo, per me non è così. Cerchiamo di trovare un punto di incontro o una verità che sia comune a entrambe. Andiamo a vedere il Fante di bastoni. 10 di spade al contrario. Allora, se fate fatica a trovare un certo tipo di compromesso nei confronti di questa persona, vi dico che la persona è abbastanza focalizzata su se stessa, ok? Quindi in realtà non sta facendo un movimento nei vostri confronti. Andiamo a vedere il 3 di spade. Infatti abbiamo un Fante di bastone al contrario e un 5 di bastone al contrario. Sì, ho la sensazione che qui, vi ripeto, fate attenzione e controllate bene. Perché comunque quando c'è un'energia di Fante di spade ci sono tante idee, ma poca fattibilità, poca concretezza. E qui vediamo che potrebbero nascere delle discussioni per, sì, per questioni magari anche di poco conto, perché comunque quando c'è il 5 di bastoni sono questioni appunto che si potrebbero tralasciare, ok? E questo potrebbe poi crearvi una mancanza di entusiasmo, una mancanza di gioia anche proprio nel collaborare con questa persona. Secondo me il consiglio di questa lettura è quello un po' di, ok, controllate bene chi deve fare che cosa o come sono gli equilibri. Non aspettatevi molto dall'altro, perché qui vediamo che comunque l'altro non fa movimenti, però ecco, mettete i paletti, cercate di imparare a difendervi e di dire io arrivo fin qui, di qui in avanti è roba tua. Andiamo a vedere il 7 di coppe, perché comunque è una carta che parla anche di possibilità che si aprono, ma che devono essere valutate molto attentamente, ok?
Allora abbiamo un re di spade al contrario e una regina di pentacoli al contrario. Datemi un'altra carta. L'appeso. Valutate bene queste possibilità del 7 di coppe. L'appeso è una di quelle energie che vi dice di aspettare fondamentalmente, di rimanere fermi. Avevate anche la carta del 4 di spade qui, che è una carta comunque di staticità, che vi indica di rimanere lì dove siete perché avete bisogno anche un po' di recuperare le forze e di stare a guardare fondamentalmente l'appeso. Questo periodo di stand-by vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Perché qui comunque, avendo il re di spade al contrario e la regina di pentacoli al contrario, è un po' come se anche voi non aveste ben chiaro come concretizzare questo tipo di... cioè, è come se si creassero delle discussioni per iniziare a concretizzare questo progetto, ma né voi né l'altra persona ha bene in testa come fare. C'è una mancanza di chiarezza mentale, una mancanza di praticità nell'affrontare il discorso, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere con Osho cosa riesco a dirvi di più. Il coraggio. Interessante. Perché qui è proprio l'azione che non state facendo con questo asso di bastone al contrario. Poi abbiamo la miseria e l'outsider. Ragazzi, ho come la sensazione, vi dicevo qua, quando c'è il 3 di pentacoli c'è sempre una sensazione del non sentirsi all'altezza, di non sentirsi abbastanza. Qui è il coraggio di alzare la testa, mi viene da dire, perché c'è una sorta di attaccamento a un pensiero di scarsità. Questo è un 4 di denari, questo è un 5 di denari. Il 4 di denari parla di attaccamento ai beni materiali perché c'è paura di vivere in povertà. Fondamentalmente questo attaccamento arriva da una paura dello stare nella carenza, no? E qui con il 5 di pentacoli che viene chiamato l'outsider, qui si tratta di togliere il lucchetto, sfilare la catena e semplicemente iniziare a sperimentare cose nuove, ok? Sì, ma infatti, guardate, la carta dell'eremita in questo senso, vedendo queste carte, la sento molto collegata a... Pensate a un eremita, no? Allora, un eremita parte, in questo caso ha la lampada e un bastone, molte volte anche un fagotto, però è una persona che non ha tante cose dietro di sé perché parte per un viaggio. Ed è proprio quello che vi sta pesando, il portarvi dietro certi bagagli, credo che vi faccia sentire un po' ingabbiati. Probabilmente molte persone non sanno come strutturarsi a livello di difesa o come dire di no a certe responsabilità. Ma guardate, basta farlo la prima volta, poi la seconda è già più semplice. Poi vi dirò, la difficoltà non è tanto dire no, cioè molte volte sì, però il passo successivo è riuscire a dire no senza sentirsi in colpa, fondamentalmente. Ok, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Io spero che... Ah no, scusate, ho ancora la carta delle fatine da estrarre. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine per vedere un ultimo consiglio. Wow, questa sì, è un bellissimo consiglio, meno male che mi sono ricordata, perché vi dice brilla da dentro, come vi dicevo io, alzate la testa, fate vedere la qualità e lo spessore di persona che siete, insomma. Tirate fuori l'amor proprio fondamentalmente. E questa carta vi dice che è tempo di autoaccettazione. Vi ricordo che avete l'eremita che è una carta di ricerca interna, ok? E vi dice con questo brilla da dentro di semplicemente esprimere quello che è la vostra bellezza interna, la vostra essenza, quello che è il vostro sé più profondo e intimo.
Adesso sì, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia di ispirazione. Mi scriverete poi nei commenti. Se comunque vi è piaciuta potete sempre mettere like, potete iscrivervi, potete condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io spero che possiate nel 2023 raccogliere i frutti di quello che avete seminato, visto che si dice che è l'anno della raccolta, e spero che davvero possiate diventare il tipo di persone che volete diventare e possiate cominciare in modo nuovo, con più fiducia in voi stessi e più amor proprio. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!